Una pala magica che è entrata di diritto nella top 1 delle pale head per me insieme ad un'altra, la Extreme Motion. Ciao a tutti, oggi non siamo alla casa di Padel ma siamo a casa di Alvin a Padeland, a Caselle Lurani. Perché faceva freschino. Perché oggi qui faceva fresco e quindi abbiamo scelto questo posto per fare le recensioni, anzi per fare le recensioni di questa racchetta, che forse i tifosi della Roma non apprezzeranno, ma è una racchetta magica e quindi anche i tifosi della Roma dovranno comprarla. Che racchetta è, Alvin? È la Head Speed Motion Limited. La nuova racchetta Limited Edition firmata da Ari Sanchez con tanto di bacchetta magica di Magic Ari. Che tra l'altro ha iniziato subito a usarla. Non l'ha mai usata. L'ha usata solo al primo turno a Roma e poi dopo è tornata a giocare con la sua vecchia pala perché è identica. Le caratteristiche tecniche sono identiche delle serie Limited con quella là, diciamo, classiche che stanno già in vendita da qualche anno, qualche mese. Parliamo della serie Motion, sono identiche tranne che l'Extreme Motion che in questo caso è liscia mentre quella, diciamo, già in vendita è ruvida, ma per il resto sono simili. Ma Ari Sanchez, la numero 1 del mondo, vuole rimanere numero 1 del mondo, appena battuto il record di vittorie in coppia con Paolo Semaria superando le gemelle Laiedo, se non sbaglio 34 dal 2021 che giocano insieme. Però. E lei ha detto che con l'altra racchetta si trova meglio, è molto maniacale quando gioca e anche una piccola differenza di grammo e bilanciamento lei la sente e quindi preferisce giocare con quell'altra, mentre Paolo Semaria e Arturo Coelho stanno giocando con la serie Limited, anche se sappiamo che in realtà una gioca con la Delta Motion e lui gioca con la Delta Pro. Ma aspettatevi novità entro la fine dell'anno. Parliamo subito del prezzo di questa racchetta che costa 260 euro. Su Padel Market col codice sconto CARCHIA10 la prendete a 234 euro. Io per questa spenderei 234 euro invece delle 138 euro che costa la vecchia Speed Motion. Tu hai preferito questa? Io sono identiche, ma io ho preferito questa, è diventata la mia head preferita insieme alla vecchia Extreme Motion. Quindi io per questa racchetta spenderei 230 euro. Per le altre due lo scoprirete nelle prossime recensioni se io spenderei 280 e passa euro per quella firmata da Coelho e 234 euro per quella firmata da Paolo Semaria. Alvin, quindi tu che fai? Spendi 234 euro per questa o 138 circa per quell'altra? Diciamo che io ho trovate molto simili. Anzi 141. Le ho trovate molto simili, quindi opterei più sull'altra. Ok, parliamo del livello. Per me racchetta polivalente, maschi, femmine, destra, sinistra, dal livello intermedio altino in su, ma intermedio va bene secondo me. Destra o sinistra? Destra e sinistra, tutte e due, sì. Anche che Ari Sanchez gioca a sinistra, quindi le ragazze ci giocheranno a sinistra, ma anche i maschietti ci giocano benissimo a sinistra. Diciamo che Ari Sanchez comunque è una giocatrice completa, non è una giocatrice proprio prettamente da sinistra, sì, aggressiva. No, giocatrice di tocco che... Esatto, e infatti questa insomma è la racchetta che la caratterizza. Sì, esatto, perché è una racchetta potentissima, ma sa essere anche potente quando serve, quindi abbiamo detto polivalente, uomini-donne, destra-sinistra, livello intermedio un pochino alto, non base in su. Esatto, d'accordo con te. Parliamo delle caratteristiche tecniche. Forma a lacrima, piatti in fibra mista, carbonio, vetro, quindi grande uscita di palla, facce lisce. La piccola ruvidità, anzi non è una ruvidità, ma sul piatto c'è la A di Ari Sanchez con la bacchetta magica che la contraddistingue. La racchetta arriva con protettore, quindi Alvin è super contento di questo. Meno male. La racchetta ha il classico graphene inside, auxetic, ha il manico con il soft butt cap che è il migliore o uno dei migliori per me in circolazione per una presa morbida e confortevole, ed il laccetto ha un comodissimo cordino che io apprezzo molto. Ma hai messo qualcosa sul grip? No, sì, ho messo il Total Grip for On. Ecco perché l'ho sentito un po'... Ho messo il Total Grip for On. Ok. Quindi Alvin adesso mi sa che è il momento di dire... No, con cosa arriva? Oltre al protettore? Mi dicevi prima a me? Arriva anche con i Pro Spin Strips, di cui trovate la recensione su Instagram, che sono delle fascette, degli adesivi da mettere sul piatto per rendere il piatto ruvido, e devo dire che funzionano anche abbastanza bene, aumentano il controllo e lo spin sulla pallina. Ovviamente non vi aspettate che quando li mettete dopo 3 game avete consumato le palline per gli effetti, però rispetto alla palla liscia sicuramente fanno il loro porco dovere. Si possono mettere e togliere comodamente. Unico consiglio: non mettete due racchette con Pro Spin Strips attaccate, perché rischiate che si incollino e poi dopo dovete giocare con due racchette. Dovete giocare con due racchette tipo hamburger di McDonald's, che Alvin apprezza molto. Alvin, peso e bilanciamento. Il peso di questa racchetta è di 355 grammi e ha un bilanciamento a 27,3.
nelle specifiche tecniche 360 più o meno 10 grammi ci siamo, 27 più o meno 10 grammi ci siamo. Come quindi, al solito Ed non tradisce le aspettative. Mai, non ha mai tradito. Mai tradito le aspettative, quindi racchetta assolutamente in range. Parliamo ora di come si comporta da fondo campo questa racchetta. Un guanto, veramente un prolungamento della mano, super maneggevole nonostante il bilanciamento in alto. Pallonetti incredibili, sia piatti che diciamo un po' in becca alla tapia. Okay. Benissimo. Punto dolce, buono per essere una racchetta a lacrime, per essere una racchetta firmata da una giocatrice numero 1 al mondo come Ari Sanchez. E si può giocare veramente di tocco, si può giocare di controllo, pallonetti, teso, si può giocare in qualsiasi maniera, nonostante il piatto sia misto, comunque la palla difficilmente scappa. Era già successo per me nell'altra speed motion, questa qui la palla scappa meno rispetto all'extreme motion, perché questa racchetta è un po' più secca della extreme motion. Infatti ricordiamo che il tatto qui è intermedio duretto, però secco, non so come dire. Sì, no, perché comunque scappa, parte la pallina, viaggia, però si sente. Si sente, esatto, mentre con le altre due, la Extreme Motion e la Extreme Pro, un pochino scappa di più. Vedetevi subito all'opera con Alvin che mi mette alla prova di come si comporta questa racchetta da fondo campo. Vai Alvin, mettimi alla prova. Vediamo la Speed Motion da fondo campo, come detto. Un guanto, grande uscita di palla che si apprezza nei pallonetti. Questo è uscito un po' troppo lungo, però una racchetta che permette di giocare di potenza quando serve potenza, a uscita di palla quando serve uscita di palla, ed a controllo quando serve controllo, ed anche la giusta dose di potenza. Poi qui facile, pallonetto, e Alvin deve correre come al solito. Male. Vai Alvin, mettimi un po' alla prova, va. In campo sempre in campo, ricordati. Vai, t'ho passata la grande qua pure. Vai Alvin. Sì, serio. Poi qua e lo passo col pallonetto, lo facciamo correre. Cicchitina. E ancora sul pallonetto. Facilissimo da prendere, ma io sono lento ancora, ma mi sto rimettendo in forma. Pallonetto sulla riga. Perfetto, ancora. Però racchetta che si muove agilissima. Guarda come lo passo. Ed è costretto a correre ancora, su. Fuori. Lo domino. Vai, l'ultima, poi passiamo a rete. Ancora, super pallonetto. Alvin corre, poi qui. Purtroppo ha chiuso male lui, ho chiuso male io, però racchetta super in ogni zona del campo. L'ho provata da fondo campo, Alvin, è il tuo momento. Alla red. A rete che dire, è una palla polivalente che sa far tutto bene. Puoi giocare di tocco, puoi fare palla corta, strettina incrociata, puoi giocare addirittura allo schiaffo perché si muove molto bene, quindi anche nel gioco di volea è rapida. La palla comunque quando gli dai potenza sa esprimere potenza, comunque quando tu tiri la palla secca la palla viaggia, non è che non viaggia. Un pochino secondo me ha peccato negli effetti magari, forse quella è l'unica nota dolente. Ma noi ci mettiamo i Pro Spin Strips e quindi abbiamo risolto il problema, quindi effetti 10. Però è una racchetta comunque rapida, offensiva, che sa far tutto bene, si muove bene, poi questo grip è bello comodo, confortevole, e quindi anche quando ti tiro un forte appoggi bene, nonostante un peso abbastanza comunque contenuto di 355 grammi, sa far tutto bene, non trovo difetti. Infatti ho detto che la head numero 1 insieme alla vecchia Extreme non Motion, trovo difetti, sì, non è potentissima, non possiamo è un dirlo. Cannone, però i per 3 però si fanno. Si muove bene. Ne ho fatti 9 in fila. Si muove bene. È vero. Si muove bene, quindi nulla da dire. Quindi allora provi adesso. Adesso mi vedrete nella sequenza volley dritto, rovescio, dehada e blocco, vediamo come mi comporto, vediamo se mi tiene. Proviamo la racchetta di Ari a rete. Beh, che dire, tatto incredibile, come ho detto prima, anche si sente bene sul piatto la pallina,
nonostante un piatto comunque liscio, la palla tutto sommato non gira poi così male, comunque si riesce a dare sempre profondità alla palla. Bel passante, Emi. Una racchetta che anche a bassi regimi, piace. Vai Emi, aumentiamo già il ritmo, Emi, vediamo come si comporta. Avete visto qua, io ero pronto di rovescio, ma poi la racchetta rapidissima, Emi non mi tiene. Come ho detto prima, la racchetta rapida, veloce, che sa dare anche la sua buona dose di potenza, perché comunque si muove bene, quindi è facile l'apertura. Quasi. Ritmo alto. Guardate che bella. È proprio rapida, la racchetta è rapida. Vai, un bloqueo. Avete visto qua? Palla lontano. Comunque riesco a gestirla e la palla comunque non scappa relativamente. Vai, una deada. Una deada. Vai, che arriva il tempo. Mi avete visto adesso a rete, è il momento di Emi dall'alto. Una racchetta con cui si può fare tutto bene dall'alto. La racchetta di Ari Sanchez, come sapete, non è una bombardiera, anzi, giocatore di sinistra abbastanza atipica, una giocatrice che piazza sempre il colpo, va lì di bandeja, soprattutto chicca la grata, e questa racchetta permette tutto. Forse sullo smash piatto non è proprio un cannone, ma la palla viaggia, Sì. la palla viaggia anche Super 3, nonostante non abbia le facce ruvide, comunque la palla gira, va su bene, soprattutto poi qui d'estate 40 gradi, vetri bollenti, palla bollente, schizza via. Devo dire comunque una racchetta che dall'alto diverte, perché poi tra l'altro una cosa molto importante, non affatica mai il braccio. Sì, è vero. Cioè qui giochi 10 vibore consecutive, cioè è come se ne avessi giocate 2, perché comunque il braccio è sempre lì in controllo. Su quello sì, e poi direi sullo smash piatto anche, che comunque non è, diciamo, il suo colpo migliore, però con la sua facilità di movimento la rende comunque potente, viaggia comunque la pallina. E quindi vediamo adesso con la mia solita sequenza su questo campo bollente come viaggiano le palline. Vai! Proviamo la nuova speed motion di Ari dall'alto. Partiamo con la vibora che è iniziata malissimo. Però mi sono subito ripreso, vai, ancora un'altra. Avete visto come la palla esce? Super rapida, vai Alvin, ancora un'altra. Nonostante il piatto liscio, gli effetti sono comunque buoni, vai con il kick. Ancora un altro. La palla si sente benissimo, rimbalza alta perché qui le maglie sono strette, Vai per 3 Alvin, ancora, liscio, troppo veloce, l'ho mossa troppo rapido, un altro. Vai, chiudiamo con uno smash, un paio di smash piatti però. Una racchetta, ovviamente non un cannone, ma si muove super rapida, perfetta a destra, a sinistra, e delle 3 limited per me è quella più indicata anche a un pubblico femminile. Alvin, abbiamo fatto tutte le prove, caratteristiche, livello, prezzo. È il momento di dare i voti alla Head Speed Motion Limited firmata da Ari Sanchez, partendo da fondo campo. Allora, da fondo campo 8,5. Pallonetti. 8,5. A rete. 8. Controllo. 8,5. Maneggevolezza. 8,5. Uscita di palla. 8,5. Punto dolce. 7,5. Potenza. 8. Per 3. 8. Smash. 8. Vibora. 8,5. Effetti. 7. Rapporto qualità-prezzo a 234 euro.
7,5. Abbiamo dato i voti alla racchetta della Lazio di Ari Sanchez. È il momento di salutarci, ma prima di salutarci, Alvin, cosa devono fare i nostri telespettatori? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi, ovviamente. E quinta e ultima cosa, ogni tanto, ma rispondete alla domanda di Eni, nessuno che Mi risponde sono mai. scordato di farla all'inizio stavolta la domanda. Ah, è vero, adesso la fa, però, quindi rispondete alla domanda di Eni, perché tanto lui vi risponde. Sesta cosa, venite a fare lezione da Padeland da Alvin. Qual è la vostra head preferita? Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao!